Mi raccomando ragazzi, il mi piace per il continuo di questa serie, se vi piace il live trading insieme a me dove non ho filtri, vi faccio vedere esattamente come vado a tradare io nel mercato dei futures. Sto andando, vi dico la verità, molto cauto, potevamo fare molti più profitti. Se andiamo a vedere il calendario di come operavo io, insomma, rischiavo un pochettino di più, ma essendo qui con voi non voglio esagerare troppo, ok? Anche tra virgolette per insegnare che bisogna entrare al mercato con molta cautela e portare molta pazienza. Allora, la situazione in Bitcoin lasciamo perdere, vi ho caricato da poco un video su TikTok dove vi spiego un attimino quello che penso io e quello che sto facendo. Insomma, stiamo vedendo un po' una situazione abbastanza tosta e vi ho caricato tutto quanto là. Torniamo nella challenge, ho aperto da poco una posizione, mi sono trovato al PC e quindi cerchiamo di registrare. Oggi è 10 marzo, sono passati se non sbaglio 5-6 giorni dall'inizio della challenge. Al momento procede bene. Vi ricordo ragazzi, se volete anche voi operare su BingX, che è l'exchange che utilizzo io per fare trading sui futures, ragazzi c'è il link qui sotto in descrizione, avete un bonus fino a $8.950 più degli XRP ragazzi. Come vedete qui sotto ci sono delle attività da fare. La prima cosa ragazzi è il KYC e vi hanno subito 100 USDT di buono bonus ragazzi per operare praticamente $100 da mettere a mercato ragazzi, fantastico. E poi tutto il resto. Comunque tornando a noi ragazzi, operazione che nel mentre che io sto parlando continua a scendere, abbiamo aperto questa operazione su Rare, che è salita di molto in questi giorni, è salita veramente di molto, guardate quanto è salita, assurdo, in un giorno, 2 giorni stiamo a un più 80%. Insomma, ci sono già capitate delle occasioni in cui potevo chiudere l'operazione, anche ad esempio in questo caso, nel mentre che parlavo, guardate quanto sale e scende, boom, siamo passati da un $40 a più 21 soltanto. E avevo impostato il mio TP qua sotto, su per giù ai $100, però insomma ragazzi, vista la situazione di che apre e chiude, cioè sale e scende, ora abbiamo perso un po' l'occasione per entrare, più che altro anche perché ci stiamo avvicinando alla moving average di un minuto, però essendo quella da un minuto insomma potrei anche attendere, anche se comunque possiamo vedere come viene la maggior parte delle volte viene eseguita. Ok, vabbè che adesso siamo saliti tanto, quindi se andiamo a vedere già a 5 minuti insomma siamo parecchio lontani dalla moving, quindi in realtà potremmo anche tenere un po'. Vediamo, non voglio essere frettoloso questa volta. Cerchiamo di tenere, dai, cerchiamo di tenere. Se poi il prezzo invece andrà a salire, magari apriamo una nuova posizione aggiungendo margine alla posizione, cercando di recuperare il prima possibile. Andiamo a vedere anche negli altri time frame. Allora, un'ora, mamma mia, un'ora siamo veramente tanto distanti. 4 ore anche, stessa identica cosa. Operazione che ho aperto sul cellulare, ragazzi. Come vi ho detto anche nello scorso video, mi trovo meglio ad operare da cellulare, infatti siamo subito andati in profitto. Poi lasciamo perdere che non abbiamo ancora chiuso la posizione, però insomma qualcuno a $40 poteva già aver chiuso tranquillamente. Potevamo farlo anche noi, però teniamo ragazzi, teniamo, perché sì, c'è forza al rialzo, però come abbiamo visto qui c'è una bella ombra in rialzo che in realtà può far intendere che così tanta forza al rialzo non c'è. Vediamo anche un po' la liquidità. Se perdiamo questo livello qui ragazzi possiamo scendere fino al prossimo POC che sarebbero 79, facciamo 79, quindi potremmo fare un profitto anche di $200 in realtà, se teniamo e se tutto va come deve andare. Potremmo impostare un bel TP qui sotto, magari non alla fine ma a metà. 83 potremmo fare, facciamo 83,5 e chiudiamo un 75%, e invece l'altro TP lo impostiamo quasi al POC, così 56, e mettiamo il 100%. Intanto il prezzo è tornato al nostro prezzo di ingresso. Guardate come sale e scende ragazzi, assurdo, veramente assurdo. E come vedete ogni volta che viene preso questo prezzo il prezzo rimbalza, quindi stiamo un attimino a vedere. È una posizione molto complicata in realtà, perché è un prezzo molto volatile e basta veramente poco per andare in liquidazione ragazzi, veramente poco. Come vedete basta un minimo movimento e ci fa fare un profitto insomma non indifferente. Siamo passati infatti da più 40 a 0 praticamente in quanto 1-2 minuti, adesso siamo addirittura in perdita, guardate. Quindi vediamo un attimino. Prima, ve lo dico, prima quando siamo entrati in sell, ora siamo a 5 minuti, andiamo a un minuto, il prezzo era salito nuovamente, anzi no, era questo qui, cioè praticamente subito dopo era salito da praticamente 0,9 a 0,920. Mi trovavo, se non sbaglio, intorno ai meno 30, meno 40. Volevo entrare in una nuova posizione, però ho preferito attendere. Questa volta ci è andata male, perché avessi aperto una nuova posizione sarebbe andato molto bene. Adesso era veramente un ottimo profitto, però non fa niente. Adesso
teniamo duro ragazzi, vediamo un po' come si evolve la situazione e ci muoviamo di conseguenza. Ok ragazzi, ci siamo, praticamente dopo 5 minuti da quando ci siamo lasciati ho dovuto aprire una nuova posizione perché c'è stato questo rialzo molto importante, addirittura sui 9,22 abbiamo aperto, andiamo a vedere ad un secondo, esattamente a 0,0916 ed ecco qui che siamo proprio lì in quella fascia di prezzo. Vediamo ora come si evolve la situazione, insomma abbiamo visto, come abbiamo detto poco fa, la moving average di un minuto, bam, appena la stava per toccare il prezzo è rimbalzato, ha fatto da supporto praticamente. Vediamo, togliamo i take profit perché in questo caso oramai avendo aggiunto margine è inutile avere questi take profit perché le percentuali sono aumentate. Infatti come vedete appena arriviamo anche qui andiamo sui $200 di profitto, insomma se torniamo su questa fascia di prezzo possiamo chiudere tranquillamente anche a più 124, però purtroppo il prezzo adesso è abbastanza più alto, quindi vediamo un attimino come si evolve il tutto, se il prezzo cala, se il prezzo continua a salire, insomma vediamo. A 5 minuti ci dà molto l'impressione che in realtà il prezzo debba continuare a scendere, debba scendere un altro po' e potremmo in realtà anche accontentarci e andare a chiudere su questa fascia, sui $64 di profitto. Magari facciamo così, chiudiamo qui a 64 un 50% e poi vediamo come si muove il prezzo. Ma ragazzi guardandola mi dà l'impressione che deve riprendere a scendere guardandola, deve tornare almeno su questa fascia, ok? Sui 0,890, 0,880. Però abbiamo visto che comunque questa criptovaluta ultimamente sta performando molto bene, quindi facciamo sempre molta attenzione. Il trend momentaneamente è rialzista, noi stiamo andando in reversal, quindi bisogna fare attenzione. Ok ragazzi, ho sentito il campanello di allarme, infatti take profit preso, momentaneamente siamo a più 25, abbiamo chiuso parte della nostra posizione. Il prezzo è sceso come ci aspettavamo. Potremmo farlo tornare su questa fascia di prezzo, dato che oramai siamo anche leggermente più alti, e chiudere magari un 80%. Chiudiamo un 80%, vediamo se andiamo a take profit. Poi magari possiamo attendere un nuovo rialzo, anche se comunque vi ripeto, secondo me il prezzo continua a scendere. Però ci accontentiamo, accontentarsi sempre ragazzi. Nel trading, volendo anche chiudere adesso con più 21 facendo quasi più $50 di profitto, insomma è tanta roba, è tanta roba. Vi ricordo ragazzi, mi raccomando il mi piace che è importantissimo, non vi chiedo abbonamenti, non vi chiedo cose per sale segnali, semplicemente un bel mi piace e il vostro supporto nei commenti che per me è veramente tanto utile. È molto piacevole vedere una community attiva ragazzi. Ok, vediamo l'evolversi della situazione, il prezzo continua a calare, $27, dai che ci arriviamo, su dai, fammelo questo sputino verso il basso, dai piccolo, dai, più 40, certo pure chiudere adesso non sarebbe male, più 40. Ah, vi ricordo altra cosa importante ragazzi, se volete entrare nel gruppo privato, mi raccomando, come già vi ho detto, fate l'iscrizione a BingX. Va fatto il KYC, praticamente le prime due attività, attività 1 verifica KYC, attività 2 deposito di almeno $50, mi iscrivete in privato e vi aggiungo tranquillamente al gruppo privato. Bitcoin invece come va? Bitcoin è ancora in ribasso, ragazzi, continua ad andare verso il basso, anche lui sulla moving, io chiuderei, rare, vi dico la verità. Però questa deve scendere, ragazzi, deve scendere. Questa un altro po' deve scendere. Togliamo questa parte, il POC dov'è? Il POC è proprio lì, più 27. Guardate, io faccio una bella cosa. Andiamo su chiudi e chiudiamo ora il 70%, chiudi short. Ok, abbiamo fatto adesso quindi più $40 di profitto, abbiamo un margine esposto di $58, quindi anche se dovessimo andare in liquidazione praticamente andiamo a perdere $10. Non credo che ci arriviamo. Qui abbiamo un altro take profit, facciamo una bella cosa. Qui possiamo mettere take profit e chiudere l'operazione, così andiamo a chiudere con $69 totali complessivi. Ok ragazzi, se dovessimo chiudere adesso la nostra posizione ci troveremmo a $1.381, quindi anche questa mattinata è andata. Mi raccomando il mi piace ragazzi, per favore. Ma chi vi porta il trading in live così? Chi vi fa vedere le perdite, le vincite? Chi? Ditemelo chi? Conti reali. Dove? La trasparenza nel nostro canale, ragazzi, è alla base. Ricordatevelo sempre. Se cercate un canale YouTube tranquillo, dove vi sentite a casa, dove potete parlare di quello che volete, senza peli sulla lingua, facciamo una bella cosa. Chiudiamo adesso. Non ci interessa. Cronologia posizione. Abbiamo un più 50 precisi, compresi anche di
commissioni e siamo a $1.384. Quindi momentaneamente dall'inizio della challenge da 1.200 siamo a 1.384, praticamente un 15% su per giù. Ottimo, ottimo così ragazzi. Vi ricordo, come sempre, il mi piace per far continuare questa bella challenge. Fatemi sapere nei commenti se è una cosa che vi interessa, se volete vedere altro, se vorreste fare delle nuove challenge, fatemelo sapere nei commenti ragazzi, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti e alla prossima. Ciao ciao!